Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale dedicato ai retroscena più caldi dello show business. Prima di iniziare vi ricordo che un semplice mi piace e l'iscrizione sono il modo migliore per sostenere il progetto. Con il vostro aiuto posso continuare a portarvi storie esclusive, interviste e aggiornamenti che nessun altro vi racconta. Mettetevi comodi, perché quella di oggi è una vicenda tanto dolorosa quanto importante da analizzare. Riguarda Can Omen, l'attore turco che ha stregato mezzo mondo con fascino, talento e, soprattutto, un rapporto straordinariamente diretto con i fan. E proprio questo legame, paradossalmente, si è trasformato nel suo punto più fragile. Un successo costruito sull'abbraccio del pubblico. Fin dagli esordi nelle sitcom di Istanbul, Can ha scelto di non nascondersi dietro guardie del corpo e vetri oscurati. Dopo ogni ripresa, restava in strada a firmare autografi, si fermava per centinaia di selfie e dialogava con chiunque volesse raccontargli di una scena preferita o di un personaggio che l'aveva fatto emozionare. Questo fanservice genuino ha incrementato la sua popolarità a livelli vertiginosi. Con la serie Erkençikus la sua immagine ha attraversato il Mediterraneo. A Roma, Madrid e Buenos Aires orde di ammiratori lo attendono negli aeroporti con striscioni e cori. Ma la medaglia ha un rovescio. Più il pubblico percepisce l'attore come ragazzi di casa, più si sente autorizzato a invadere il suo spazio personale. Negli ultimi 3 anni si sono moltiplicati gli episodi di fan che gli toccano i capelli senza permesso, cercano di strappargli collane come souvenir o lo inseguono nei bagni dei ristoranti nella speranza di una foto esclusiva. Can ha sempre reagito con pazienza zen, un sorriso, un cenno di scuse agli addetti alla sicurezza, mai un'esplosione d'ira. Finché, qualche settimana fa, è accaduto l'imprevedibile. L'antefatto, l'attesa sul red carpet di Izmir. 23 giugno 2025, Izmir International Drama Awards. Can arriva in città per ritirare il riconoscimento alla miglior performance maschile globale. Il palco è prestigioso, ma lui decide ugualmente di concedersi ai fan prima di entrare. L'organizzazione predispone transenne e un cordone di 20 metri, abbastanza, si spera, per garantire entusiasmo senza caos. Verso le 19:40 il SUV nero si ferma, il portellone si apre, l'attore scende, elegantissimo in smoking blu mezzanotte. La folla esplode in applausi. Come da copione, Can avanza con passo lento, stringe mani, risponde grazie in turco, inglese e italiano. Quando mancano pochi metri all'ingresso, ecco l'incidente. Una donna, sui 40 anni, supera le transenne spingendo un vigile volontario, brandisce un bouquet di rose rosse e inizia a urlare parole confuse. Qualcuno riferirà frasi di gelosia, altri un disperato appello d'amore. In un attimo afferra l'attore per la giacca, tentando di baciarlo sul volto. Le guardie intervengono, ma lei stringe ancora di più, tirandogli il revers con forza tale da staccare un bottone di madreperla. Can, colto di sorpresa, accenna un sorriso di circostanza per non far degenerare la situazione, ma negli occhi appare un lampo di autentico spavento. Viene allontanato di peso in una saletta laterale. La donna viene consegnata alla polizia. Sono passati forse 20 secondi, ma sufficienti a cambiare il clima della serata. Dietro le quinte, silenzio, rabbia, paura. Testimoni dietro il sipario raccontano che l'attore, appena al sicuro, è scoppiato in un tremito incontrollabile. Ha chiesto di sedersi, si è passato le mani sul viso e ha fatto segno di non volere telecamere intorno. Non voglio che sembri un capriccio da divo, avrebbe sussurrato al manager, ma se non mettiamo un limite adesso, la prossima volta potrebbe andare peggio. Il suo staff gli propone di saltare la cerimonia, l'organizzazione, terrorizzata dalla fuga di sponsor, prega di salire comunque sul palco. Alla fine trova il coraggio di uscire, ritira il premio con una brevissima dedica a chi mi sostiene con rispetto e rientra dietro le quinte senza concedere interviste. L'onda sui social e il sostegno di Demet Özdemir. La notizia, inevitabilmente, trapela in tempo reale, smartphone, streaming, microclip su TikTok. In meno di un'ora l'hashtag cancelletto Respect for Can è primo in Turchia, terzo in Italia. Molti commenti sottolineano come l'attore non abbia reagito con violenza, altri si scagliano contro la fan, accusandola di aver oltrepassato il confine tra ammirazione e molestie.
Nella notte interviene Demet Özdemir con un tweet secco ma incisivo: essere personaggi pubblici non ci rende proprietà di nessuno. La passione non giustifica l'aggressione. In poche ore il suo messaggio raccoglie 100.000 like e sposta il dibattito dal pettegolezzo alla tutela dei diritti individuali. La settimana dopo, fuga a Bodrum e dichiarazione ufficiale. Nei giorni successivi Khan sparisce letteralmente dai radar. Fonti certe lo collocano in una villa sul mare di Bodrum, circondato solo da assistente, nutrizionista e 2 amici d'infanzia. Viene avvistato all'alba a correre sul lungomare con cappuccio calato e auricolari. 0 foto, 0 storie Instagram, un blackout mediatico senza precedenti per lui. Il 1 luglio, però, rompe il silenzio con un comunicato. Ringrazio chi mi è stato vicino. Amo questo lavoro, ma la serenità mentale viene prima di tutto. Continuerò a incontrare il pubblico solo in condizioni che garantiscano rispetto reciproco. Se tali condizioni non saranno possibili, valuterò seriamente di lasciare i set finché non mi sentirò al sicuro. Punto. La frase "valuterò seriamente di lasciare i set" gela l'industria. Piattaforme streaming, reti televisive e brand di moda, che hanno investito milioni punta su di lui, aprono tavoli straordinari. Come garantire eventi promozionali senza contatto fisico? Un colosso del fashion decide di spostare da Milano a Dubai una sfilata a cui Khan avrebbe dovuto partecipare, optando per un foro call no audience. Le reazioni psicologiche e culturali. Esperti di comunicazione analizzano il fenomeno. Un sociologo dell'Università di Ankara spiega che, nelle culture mediterranee l'affetto fisico è tradizionalmente vissuto come segno di calore. Ma nell'era social il confine tra gesti amichevoli e invasione si assottiglia. Una psicologa, ospite di un talk show, insiste: la celebrità non annulla il diritto all'integrità personale. Anzi, il continuo spotlight accentua il rischio di stress post-traumatico. Possibili scenari futuri. Pausa sabbatica. Il manager di Khan starebbe valutando di sospendere per 6 mesi le attività pubbliche, limitandosi al doppiaggio di un film animato, registrabile in studio protetto. Eventi a numero chiuso. Alcuni promoter propongono meet and greet, con sorteggio online, massimo 20 persone, divieto assoluto di contatto fisico. Campagna di sensibilizzazione. Demet Özdemir, insieme ad altri colleghi, starebbe organizzando un video corale per educare i fan al concetto di consenso nelle interazioni con i VIP. Conclusione. Una lezione per tutti. Il caso dimostra che l'amore del pubblico può diventare un'arma a doppio taglio. Khan Yaman, sinonimo di gentilezza, si trova ora a un bivio. Difendere la propria salute mentale anche a costo di deludere chi lo vorrebbe sempre accessibile, oppure rischiare di bruciarsi in nome di una disponibilità senza limiti. La responsabilità, però, non è solo sua. Spetta a tutti noi, fan, media, organizzatori, creare spazi di incontro dove entusiasmo e rispetto convivano. E voi, da che parte state? Pensate che Khan faccia bene a pretendere più protezioni? O credete che la scintilla tra artista e fan debba restare senza barriere? Scrivetelo nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, sostenetemi con un like, iscrivetevi e restate collegati, vi porterò ogni sviluppo, passo dopo passo. Grazie per avermi seguito fino alla fine, ci vediamo presto con un nuovo, imperdibile racconto dal mondo dello spettacolo.